visibile e l'invisibile. Perché questo titolo? Perché siamo sempre un po' troppo concentrati e diamo un po' troppa attenzione a quello che si vede nel gesto tecnico di uno sciatore e molto poco a quello che non si vede. Che cos'è quello che non si vede? Sono le contrazioni muscolari, le gestioni dei muscoli e l'uso dei muscoli che lo sciatore deve ben percepire e di cui lo sciatore deve essere perfettamente padrone. Abbiamo disegnato questi due sciatori assolutamente identici nella parte visibile, quindi nella loro inclinazione, nella disposizione delle varie parti del corpo, ma completamente all'opposto nell'utilizzo della muscolatura. Questo sta girando verso sinistra e sta utilizzando bene la parte del corpo esterna alla curva, quindi è stabile e in equilibrio. Questo invece ha la parte esterna completamente scarica e la parte interna completamente contratta. Sicuramente questo avrà difficoltà maggiori. Nel passaggio tra una curva e l'altra è importante che la parte esterna della curva verso destra, che vediamo in questo sciatore, sia solida, ma che poi sappia rilassarsi per lasciar ribaltare il corpo dall'altra parte e far avvenire un travaso di lavoro, di azione dal lato sinistro del corpo al lato destro per poter condurre questa curva. Qua vediamo l'esempio di un'auto. Se non avviene questo trasferimento dell'azione, ma facciamo una curva a sinistra e siamo appoggiati giustamente sugli ammortizzatori di destra, poi giriamo dall'altra parte e rimangono quegli ammortizzatori lì compressi e gli altri rilassati, sicuramente ci rendiamo conto del problema che possiamo avere. Andiamo quindi sul campo, vediamo alcuni esercizi con l'obiettivo di concentrarci su quello che fanno i nostri muscoli, a partire soprattutto dai muscoli del piede, nel disporre lo sci e nel farlo correre sullo spigolo, mantenendo saldo, come abbiamo già avuto occasione di dire, lo snodo della caviglia, in modo che lo sci faccia una presa decisamente efficace. E vediamo che a partire dai piedi c'è una richiesta di contrazione muscolare anche a livello della gamba e della coscia, che mette in assetto tutto l'arto inferiore e sollecita anche la parte superiore del tronco a mettersi in equilibrio sulla base di appoggio costituita da piede e arto inferiore. È importantissimo che tutto parta dalla consapevolezza di ciò che fa la muscolatura del piede e non da un'idea precostituita di una posizione da tenere col busto, perché non è detto che quello che facciamo di corretto a livello di busto arrivi poi al piede e produca altrettanta efficacia. Questo è un bel esercizio in cui, se usiamo i piedi per atterrare e cercare lo spigolo, tutto il corpo si mette in equilibrio. Se invece, come in questo caso, partiamo con un forte movimento del busto per riuscire in qualche modo a sollevarci da terra, i piedi assolutamente non funzionano come sensori e non avremo equilibrio. Questa serpentina, alternando fasi di relax e di contrazione muscolare, prestando attenzione a questa successione di azioni, senza voler strafare, è un esercizio molto utile. Di solito si è troppo preoccupati dal dover fare qualcosa per curvare, e questo dover far qualcosa di solito è un dover ruotare tutto il corpo. Anche in questo modo non si sentono i piedi, non si sentono gli appoggi, c'è la percezione di un grande movimento da fare con busto e bacino e non c'è la percezione di un appoggio e di una sensazione che parte dai piedi, che è invece quella che ci servirebbe veramente per mettere il corpo in equilibrio e per trovare poi i ritmi necessari per le nostre sequenze di curve. Anche quando ci si mette a uovo, tante volte ci si posiziona invece di lasciar correre gli sci, stargli bene sopra sui piedi e
lavorare quel minimo col cambiamento da spigolo a spigolo, e questa è anche un'altra interpretazione con una sciata piuttosto arretrata di spalle, quindi piuttosto che lanciarsi così senza criterio, meglio provare lentamente, almeno all'inizio, a prendere un ritmo gestendo contrazione, decontrazione, contrazione, decontrazione, e cercando piano piano poi di elevare la nostra prestazione fino a gestire l'intensità del nostro lavoro muscolare anche su curve lunghe a velocità elevate, su terreni anche piuttosto impegnativi e duri, e fino a raggiungere un perfetto controllo senza grandi movimenti del corpo, ma con una buona prontezza, come vediamo in questo caso, nell'utilizzo della nostra muscolatura. Strizzo e mollo, strizzo e mollo, strizzo e mollo. Ecco qua la mente è concentrata sui piedi e sulla capacità di contrarre e decontrarre, cosa che può essere fatta nelle curve corte con prontezza e rapidità e più distribuita nelle curve lunghe.